Con questa ennesima opera di scavo conto di finire i grossi lavori all'esterno per quest'anno. Ho visualizzato quest'idea di creare un'ulteriore zona pianeggiante di fianco alla baita, quindi qua ci sarà un muretto di contenimento che creerà un piccolo corridoio di passaggio e questa sarà una zona tutta pianeggiante e sarà una zona dove magari prendere il sole oppure dove mettere qualche pianta. Stavo pensando anche a una camellia, magari qualcosa di questo genere. Comunque una zona con dello spazio ulteriore utilizzabile. E un altro lavoro abbastanza duro perché c'è molto materiale da spostare, poi ci sarà da costruire il muro, ma ho qua a portata di mano tutti i sassi che ho dovuto spostare col lavoro della trincea. La trincea, su Instagram mi chiedete spesso come sta andando quando posto i video degli acquazzoni che sta facendo in questo periodo. Piove tutti i giorni praticamente, diluvia tutti i giorni, però per capire se la trincea funziona è necessario che faccia un diluvio, e con diluvio si intende giorni consecutivi
di piogge incessanti, perché è lì che si verifica il problema vero. Per il momento il problema non si è più verificato. Il muro però, devo dire, trasuda ancora umidità, quindi non so, non sono proprio ottimista riguardo al fatto di aver risolto. Sicuramente qualcosa è andato a migliorare, però da lì a dire che ho risolto il problema ci vorrà un po' di tempo per capire, e comunque ci sarà la parte di lavoro interna che risolverà ulteriormente la faccenda.
Avevo detto che quest'anno sarei partito con l'orto e così ho fatto, e considerando oltretutto la mia inesperienza è stato l'anno peggiore per iniziare. Praticamente da quando sono partito non ha mai smesso di piovere, è un continuo vai e vieni di temporali, perturbazioni molto violente, e anche oggi è brutto e siamo in una fase di instabilità che non finisce mai. Di conseguenza è difficile capire quanto io stia sbagliando e quanto la stagione sia non proprio favorevole all'orto. In ogni caso qua abbiamo dei ravanelli e qualcosa si può raccogliere. Oggi mi preparo un'insalata con questi ravanelli. Primi frutti che riesco a raccogliere sono i ravanelli. C'è stata una fase un po' difficile in cui le lumache e insetti hanno divorato le piantine più piccole. Ho un misto di piantine nate dal semenzaio e piantine acquistate già pronte. Devo dire che le piantine acquistate già pronte, ovviamente come era scontato che fosse, partono decisamente più facilmente, soprattutto in un contesto molto variabile e instabile come anche quello di montagna oltretutto, quindi col semenzaio forse dovevo partire un pochino più tardi. E comunque da questo lato abbiamo 3 piantine di melanzana, una di zucchina che finalmente sembrerebbe che stia abbastanza partendo. Qua abbiamo la rucola. Da questa parte invece ho riservato una zona solo alle zucchine, 4 piante di zucchine che hanno fatto molta fatica, devo dire, è stato molto difficile, finalmente sembrerebbero essere partite. Questa sta venendo fuori bene, anche questa si stanno sviluppando proprio in questo periodo, si vede che un po' il sole, un po' le temperature. E lì, vabbè, quella l'ho appena piantata, è una zucchina, una varietà diversa da queste, quella lì è un po' in difficoltà, però sembrerebbe comunque che si stia riprendendo. C'è il malbianco, sembrerebbe malbianco, delle macchie sulle foglie, però non so, sembrerebbe che si stia riprendendo. Da questa parte invece pomodori, un'altra pianta di melanzane, citrioli. Qua anche i pomodori, un misto da semenzaio, un misto piantine già acquistate. Quelle da piantine le notate perché sono quelle ancora un pochino più piccole, quelle acquistate invece già piantine sono quelle un po' più grosse e stanno andando, sembra, abbastanza bene, molto rilento, ma stanno andando abbastanza bene. Da questa parte ancora 2 piantine di pomodoro di un'altra varietà che stanno venendo su molto bene, basilico che ha avuto molte difficoltà ma adesso finalmente sembra che si stia tirando fuori, insalata e rucola che anche queste hanno avuto difficoltà a causa delle lumache e insetti vari. E poi qui abbiamo 2 rampicanti che non mi ricordo, ma dovrebbero essere, non so se piselli o fagioli. E quindi questo è il mio orticello per il momento.
In serra ho messo solo ed esclusivamente pomodori perché mi sembrava l'ambiente più adatto al pomodoro, anche perché in estate fa veramente molto caldo qui nella serra. In attesa di mettere magari qualche broccolo per la stagione invernale, ho deciso di mettere queste piantine, stanno venendo su abbastanza bene. Sì, tanti pomodori, quest'anno ho piantato tanti pomodori, forse troppi pomodori.
Aggiornamento apicoltura, valgono le stesse considerazioni fatte per l'orto, quindi se c'è poco sole e piove sempre, anche le api lavorano meno. Poi quest'anno ho solo 2 famiglie, di cui una era un nucleo orfano che è partito in ritardo, fortunatamente anche la fioritura è partita in ritardo, quindi adesso vediamo cosa riusciamo a produrre, sicuramente poco, se non addirittura nulla, vedremo. Oggi vedo che c'è una fortissima importazione nonostante il maltempo e quindi su questa famiglia forte metto un secondo melario, perché se la settimana prossima arriva il sole potrebbero anche importare in tempi brevi. Dopodiché, appena finito il raccolto, dividerò le famiglie e farò 2 nuclei e quindi moltiplicherò le famiglie per averne almeno 4 il prossimo anno. Confermo che nei favi del melario comincia a esserci parecchia roba, quindi mettere su un secondo melario non è poi così azzardato.